Hai mai fatto caso che verso la fine di ogni anno viene decretato quello che è chiamato il colore dell'anno successivo? Da quando, da chi e come viene deciso questo colore? Lo vediamo insieme in questo video. Ciao, benvenuta su questo canale. Sono Virginie, interior designer, e mi occupo di case che rappresentino al 100% chi deve viverle, dalla consulenza all'intero processo di ristrutturazione. L'argomento di oggi è il colore dell'anno e quello più famoso è il colore Pantone. Prende il nome dalla società che si occupa di tecnologie di grafica e catalogazione dei colori. È l'azienda che ha codificato i colori per trasformarli nel sistema di stampa a quadricromia, quella che usiamo adesso nelle nostre stampanti. In Italia Pantone, oltre che per il colore dell'anno, è conosciuto anche per dei particolari pennarelli dell'azienda inglese Letraset, prima azienda ad usare il colore Pantone come marchio. È dall'anno 2000 che il Pantone Color Institute ha scelto per ogni anno il Color of the Years, ospitando 2 volte all'anno in una capitale europea diversi gruppi di lavoro con i quali decreteranno il colore dell'anno successivo. La scelta viene effettuata facendo delle previsioni sulle tendenze future, facendo analisi sulla psicologia dei colori e tenendo conto anche delle varie influenze in tutti i campi sociali. Praticamente il colore dell'anno rispecchia in qualche modo la società di quel momento. Stando così le cose, e visto che questo 2020 lo possiamo quantomeno definire particolare, chissà quale sarà, secondo Pantone, il colore per il 2021. Lo scopriremo a breve. Intanto però facciamo una piccola carrellata dei 20 colori, 21 a dire il vero e a breve scoprirai perché, scelti dal 2000 fino ad oggi, e anche per ciascuno gli abbinamenti migliori che puoi fare in casa tua. Cominciamo dall'anno 2000. Il colore è Cerulean Blue, chiamato anche colore del millennio. È il colore di cielo e mare. Un colore che trasmette calma e tranquillità, assolutamente necessaria vista l'ansia generalizzata che c'era in quel periodo dovuta al cambio di millennio. Non è necessario avere una casa al mare per usare questo colore. È delicato e può essere usato su pareti, mobili, elementi d'arredo e anche tessili. È un colore che si abbina bene o male con tutti gli altri colori e si adatta a qualsiasi stile. Nell'anno 2001 abbiamo il Fuchsia Rose. È un colore allegro, deciso e accattivante che porta entusiasmo dopo le paure del passaggio di millennio. È un colore forte che va calmierato con colori più neutri o almeno desaturato. Può essere usato per ravvivare e modernizzare anche gli stili più classici. Nell'anno 2002 abbiamo un True Red. Dopo gli attacchi terroristici del 2001, il colore dell'anno del 2002 è un rosso che ha un richiamo veramente forte e patriottico per gli USA ed è un colore che esprime forza. Anche questo colore va calmierato un po', ma si abbina a tutti i colori e stili. È un colore eccitante, quindi attenzione in camera da letto o se in casa hai persone ipertese. Nel 2003 abbiamo un Aqua Sky. È un blu freddo, una sfumatura di blu-verde rilassante, scelto per ridare speranza. Si può usare ovunque e si abbina bene a tutto, ma bisogna scaldarlo con tonalità più calde come i gialli o anche delle essenze di legno. Nel 2004 il colore è il Tigerlity. È un arancione caldo con punte di giallo e di rosso. È un colore fresco e rigenerante. Ottima idea è usarlo come colore accento in qualche elemento nei tessili e nelle decorazioni, per esempio, perché troppo può risultare anche un po' chiassoso. Quindi è bene abbinarlo a colori neutri o almeno a colori desaturati.
Nel 2005 abbiamo il blu turquoise, ritorna il blu, in una versione però un po' più vivace. Come i blu precedenti è un colore che rilassa e può essere usato con tutti i colori e con tutti gli stili. Come l'acqua sky, ricorda di riscaldarlo con tonalità calde o essenze di legno. Nel 2006 abbiamo un Sand Dollar, è un colore neutro, richiamo della terra ma anche delle preoccupazioni economiche di quel periodo. I neutri sono colori che per loro natura si abbinano a tutti i colori e gli stili, aiutando a calmierare colori più forti e più saturi. Nel 2007 abbiamo un Chili Pepper. Torna il colore forte e brioso, un rosso caldo e stimolante. Ha una tonalità meno chiassosa del precedente rosso, è molto elegante e si adatta molto bene ai vari stili. Nel 2008 abbiamo un blu iris. A dispetto del nome è un viola, ma con tocchi di blu. È un colore che per la sua componente blu calma e per quella viola induce alla spiritualità e un poco al mistero. Il viola è un colore che di solito o si ama o si odia, non ci sono mezze misure. Non è un colore facile, bisogna usarlo come colore accento o riuscire a vivacizzarlo con altri colori, se no potrebbe anche intristire gli ambienti. Nel 2009 abbiamo il color mimosa. Il giallo è il colore del sole e della vita. Rappresenta l'ottimismo necessario in un anno di incertezza economica e di cambiamenti politici. È un colore brillante, ma da solo può risultare troppo. Meglio calmierarlo o abbinarlo ad altri colori, volendo anche altrettanto forti, come potrebbe essere il viola, che risulta essere il suo complementare. Nell'anno 2010 abbiamo il turquoise e ancora una volta un blu. Simile a quello del 2005, qui però c'è un po' più di verde che aiuta il rilassamento e rinvigorisce, riportandoci alla natura. È un colore vivace che si può utilizzare sempre. Come gli altri è da scaldare con i neutri o altri colori. Nel 2011 abbiamo l'Honeysuckle, è un colore rosa fucsia che serve ad infondere ottimismo e vuole essere stimolante. È un colore forte, quindi da usare come accento o come sempre da calmierare con neutri. Nell'anno 2012 abbiamo il Tangerine Tango, torna un colore sull'arancione. Pantone lo sceglie perché vivace, vibrante, seducente e carico di energia. È un colore acceso e carico, quindi anche qui meglio aggiungere dei neutri. Nell'anno 2013 abbiamo l'Emerald, un verde vivido, carico per ridare energia e rinnovamento. Trasmette chiarezza, equilibrio e armonia. Il verde è il colore della natura e si accompagna davvero bene a tutto, anche nella versione brillante dello smeraldo. Nell'anno 2014 abbiamo il Radiant Orchid. È un mix di viola, rosa e fucsia. È un colore che ispira fiducia e trasmette gioia. Rispetto al Fuchsia Rose e all'Honeysuckle è più delicato e meno rumoroso. Si abbina facilmente a moltissimi stili e colori. Nell'anno 2015 abbiamo il Marsala. Ritorna il rosso, ma in questo caso decisamente più terroso e meno vivo e quindi più caldo. Trasmette sicurezza e tranquillità. È un colore molto elegante e si abbina ad ogni stile.
Nel 2016 abbiamo il Rose Quartz e il Serenity. Per la prima volta abbiamo due colori, un rosa e un azzurro pastello. Questa scelta serve per dare un senso di equilibrio e di armonia, anche un senso di eguaglianza. Sono due colori che si abbinano benissimo insieme, non per forza in dosi uguali. L'aggiunta di eventuali altri colori va fatto quindi con parsimonia. Nel 2017 abbiamo il Greenery, è un verde frizzante che vuole simboleggiare un nuovo inizio. Il verde, lo abbiamo detto, riporta alla natura e all'attenzione per l'ambiente. Correttamente dosato può essere usato con tutti gli stili, anche abbinato ad altri colori. Nell'anno 2018 abbiamo l'Ultraviolet. Riecco il viola, solo che questa volta in una tonalità molto forte, drammaticamente provocatoria e premurosa. Vuole comunicare originalità, ingegnosità e pensiero visionario che ci indirizza verso il futuro. Il viola è il colore spirituale per eccellenza. Più drastico del blu iris, si adatta però ai vari stili, ma come puoi immaginare va calmierato con neutri per renderlo meno drammatico. Nel 2019 abbiamo il Living Coral, il color corallo che simboleggia il bisogno di ottimismo e di gioia. È un colore che invita all'apertura verso l'altro, è un colore fresco che si abbina bene a tutto, ma i colori neutri gli daranno un tocco di eleganza senza tempo. Arriviamo infine al 2020 e quest'anno avevamo come colore dell'anno il Classic Blue. Ritorna il blu, colore calmante che ispira fiducia e mette in risalto il nostro desiderio di una fondazione affidabile e stabile su cui costruire mentre attraversiamo la soglia della nuova era. Visto quello che è successo quest'anno, direi che il colore è stato azzeccato. Come i suoi fratelli blu, è un colore che, nonostante sia una tonalità più scura, si abbina molto bene con tutto. È un colore assolutamente molto elegante, però si può sdrammatizzare con tocchi di altri colori vivaci o calmierarlo sempre con i neutri. Che colore ci aspetterà nel 2021? Lo scopriremo tra pochissimi giorni. Nel frattempo però, siccome mi piace conoscere meglio chi mi segue, hai voglia di scrivermi nei commenti qual è il tuo colore preferito? Se poi il video ti è piaciuto, aggiungi un bel like per farmelo sapere. Non dimenticarti di iscriverti al mio canale, così mi aiuterai a far crescere questa community. E poi, se ami questi argomenti, attiva anche la campanella, almeno sarai avvisata quando arriveranno i prossimi video. A presto, ciao!